Hai premuto Pubblica. Apri YouTube Analytics, 3 visualizzazioni. Una è tua, una di tua madre e l'altra forse è un errore. Passa un'ora, passano 2, niente. Silenzio. Ed è proprio lì che arriva quella sensazione che conoscono tutti i creator. Non è solo delusione, è peggio. È la sensazione di aver parlato nel vuoto, come se avessi preparato qualcosa per ore e nessuno fosse nemmeno entrato nella stanza. È in quel momento che inizi a pensare che il problema sia YouTube, che l'algoritmo non ti spinga, che il canale sia troppo piccolo, che ormai sia troppo tardi per iniziare. Ma c'è una cosa che quasi nessuno ti dice. Quando pubblichi un video non succede niente. E proprio per questo succede tutto. Perché quelle prime ore in cui il tuo video sembra morto sono in realtà il momento più importante della sua vita. Non è in un limbo, non è fermo, non è ignorato. Sta facendo un colloquio e quel colloquio decide se il tuo video vivrà o sparirà. E quando capisci questo, smetti di vivere il momento della pubblicazione con ansia e inizi a viverlo con lucidità, perché capisci che il successo di un video non nasce dopo, nasce esattamente lì. Molti creator immaginano YouTube come un megafono, pubblicano e pensano che la piattaforma prenda il video e lo spari in giro, un po' a caso, un po' per fortuna. Ma YouTube non funziona così. YouTube è molto più selettivo, molto più freddo e molto più razionale. Quando clicchi pubblica, YouTube non diffonde il tuo video, lo testa, lo prende e lo mostra a un piccolo gruppo di persone, non a tutti, non al mondo, a pochi, e osserva. Non ascolta quello che dici tu, non guarda quanto hai lavorato, non gliene frega niente se hai impiegato 3 giorni per montarlo. Lui guarda solo una cosa: come reagiscono le persone. E la prima cosa che misura non è il contenuto, è il packaging, ovvero il titolo e la miniatura. YouTube mostra il tuo video e si fa una domanda molto semplice. Tra tutte le cose che puoi guardare, perché dovresti cliccare proprio su questo? E qui nasce la prima selezione, ovvero il CTR, Click-Through Rate. Non è una metrica tecnica, è una domanda umana, è curiosità, è tensione, è attrito mentale. È la differenza tra ok, interessante e devo vederlo. Se nessuno clicca, il test finisce subito, il video si ferma. Non perché YouTube ti voglia penalizzare, ma perché il pubblico ha ignorato la tua proposta. E questo è il primo punto che molti non accettano. YouTube non giudica i video, osserva le persone. Se le persone non cliccano, YouTube smette di mostrarlo. Ma mettiamo invece che qualcuno clicchi. Hai superato la prima porta. E qui inizia la parte più dura, perché ora YouTube guarda cosa succede dentro. Quante persone restano, quante escono, se abbandonano, se tornano indietro, se continuano. Ed è qui che si decide davvero il destino del tuo video, perché un click non basta. Puoi avere un titolo perfetto, una miniatura magnetica, ma se dopo 30 secondi la gente se ne va, YouTube capisce subito che qualcosa non funziona. Hai attirato l'attenzione, sì, ma non l'hai mantenuta. E per YouTube questo è il segnale peggiore. Perché fondamentalmente YouTube non premia chi ottiene click, premia chi trattiene le persone, non premia chi convince a entrare, premia chi convince a restare. Ed è qui che molti video muoiono, non nel titolo, non nella miniatura, ma nei primi 30 secondi. Intro troppo lunghi, spiegazioni lente, giri di parole, contesto inutile, e intanto la curva scende. E mentre scende, il destino del tuo video cambia. Perché YouTube sta osservando tutto. CTR, retention, attrazione e soddisfazione, promesse e mantenimento, e quando tutte queste funzionano succede qualcosa. YouTube allarga il test, mostra il video a più persone, poi a più persone ancora, e se i dati restano buoni, il video continua a crescere. Non è virale, è progressivo. Non è fortuna, è selezione. Non è algoritmo, è pubblico. E qui c'è un punto che cambia completamente il modo di vedere YouTube. Il video non esplode perché YouTube lo spinge, ma YouTube lo spinge perché le persone lo vogliono vedere. È esattamente l'opposto di quello che la maggior parte delle persone pensano. Non è la piattaforma che decide, è il comportamento delle persone che decide. YouTube si limita a osservare. Ed è per questo, se ci pensi, che 2 video pubblicati nello stesso momento possono avere destini completamente diversi. Magari uno parte lentamente, poi cresce, l'altro parte bene e poi si ferma. Uno ha un titolo forte ma un contenuto debole, l'altro ha un titolo normale ma una retention altissima. Uno promette troppo e mantiene poco, l'altro promette poco e mantiene molto. E YouTube, come ti dicevo prima, registra tutto. E più il tuo canale è coerente, più questo processo diventa veloce.
Perché YouTube sa già a chi mostrare il tuo video, sa chi potrebbe essere interessato, sa chi ha reagito in passato, ma se il tuo canale cambia continuamente argomento, YouTube deve ogni volta ripartire da zero e questo rende tutto più difficile. Questo significa che il momento della pubblicazione non è la fine del lavoro, ma è l'inizio, perché il tuo video in quel momento sta affrontando un test e tutto quello che hai costruito prima serve solo a superarlo. Il titolo, la miniatura, i primi 30 secondi, il ritmo, la promessa, tutto serve a questo. E forse la cosa più importante da capire è proprio questa. L'algoritmo non decide, l'algoritmo osserva, non crea il successo, lo misura, non sceglie i video, sceglie le reazioni. E quando capisci questo, smetti di chiederti «ma perché YouTube non mi spinge?» e inizi a chiederti «perché le persone non restano?» Se tutto questo per te è nuovo, se pubblichi video senza guardare questi dati, senza capire che cosa succede davvero nelle prime ore, allora probabilmente stai lavorando alla cieca. E lavorare alla cieca su YouTube significa affidarsi alla fortuna. Io invece voglio mostrarti come leggere questi segnali e come usarli per migliorare ogni video. Se ti interessa questo approccio, qui sul canale troverai esattamente questo. Nessun trucco, nessuna scorciatoia, ma solo logica. Torniamo al punto centrale. Quando pubblichi, il tuo video non è fermo. Sta facendo un test e quel test è spietato ma giusto, perché non guarda chi sei, non guarda quanti iscritti hai, guarda solo come reagiscono le persone. E questo in realtà è liberatorio, perché significa che ogni video è una nuova possibilità, ogni video riparte da zero e ogni video può sorprendere. La prossima volta che pubblicherai e vedrai poche visualizzazioni, non pensare che sia finita. Pensa che il test è in corso, pensa che il tuo video sta cercando il suo pubblico. Pensa che ogni click e ogni secondo guardato stanno costruendo il suo destino. E se hai progettato bene il tuo video, se hai creato tensione, se hai mantenuto la promessa, allora il processo si metterà in moto. E a quel punto succede qualcosa di molto interessante. Non sei più in balia dell'algoritmo, diventi consapevole. Sai che il titolo non è solo estetica, ma è strategia. Sai che la miniatura non è solo grafica, ma è decisione. Sai che i primi secondi non sono introduzione, ma sopravvivenza. E così inizi a costruire video per superare quel test. Alla fine è tutto qui. Quando pubblichi un video non lo stai lanciando nel vuoto, lo stai sottoponendo a una selezione. Il pubblico reagisce, YouTube osserva e il destino del video si costruisce in quelle prime ore. Non è magia, non è fortuna, è solo comportamento umano. E adesso sono curioso, quando pubblichi un video, che cosa guardi per prima cosa? Le visualizzazioni, il CTR, la retention? Scrivimelo nei commenti perché da queste risposte si capisce sempre come un creator vive YouTube. E ricordati questo, l'algoritmo non decide chi cresce, decide chi merita di essere mostrato. E lo decide osservando una cosa sola, ovvero se le persone vogliono davvero restare a vedere il tuo video. Se questo video ti ha fatto capire che pubblicare non basta e che tutto si gioca nei primi minuti, allora c'è una cosa che ti consiglio davvero di fare. Iscriviti al canale, non per i numeri, ma perché qui non parliamo solo di attrezzatura, non parliamo di scorciatoie, ma di come funzionano davvero i video su YouTube, di cosa guardare dai dati, di cosa cambiare, di cosa smettere di fare, perché quando inizi a leggere YouTube nel modo giusto, smetti di andare a tentativi e inizi a costruire davvero.